Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili in molte lingue. Puoi attivarli dalle impostazioni del video. E se vuoi seguire il testo, trovi il link al PDF nella descrizione. Iniziamo. Ciao Tom, come stai oggi? Ciao Alice, sto bene, grazie. E tu? Anche io sto bene. Oggi voglio raccontarti di un momento in cui sono finita nei guai. Ti piace condividere storie di questo tipo? Sì, mi piace. Penso sia divertente raccontare storie e imparare dai nostri errori. Quale storia vuoi condividere? Voglio raccontarti di quando sono arrivata in ritardo a scuola e il mio insegnante si è arrabbiato molto. È stato un errore stupido, ma ho imparato molto da quell'esperienza. Sembra interessante. Ho una storia anch'io. Ti racconterò di quando ho rotto per sbaglio la finestra del mio vicino. È stato un grosso problema per me. Wow, sembra un guaio serio. Condividiamo entrambe le nostre storie e vediamo cosa abbiamo imparato. Va bene, Alice. Inizia tu con la tua storia. D'accordo. Un giorno mi sono svegliata in ritardo perché la mia sveglia non ha suonato. Sono saltata giù dal letto e mi sono affrettata a prepararmi. Non ho avuto tempo per fare colazione e sono corsa a scuola molto in fretta. Oh no, non è un buon inizio per la giornata. Cos'è successo quando sei arrivata a scuola? Quando sono arrivata, la campanella era già suonata. Ero in ritardo per la mia prima lezione. Il mio insegnante, il signor Smith, mi stava aspettando alla porta. Sembrava molto arrabbiato quando mi ha vista. Deve essere stato spaventoso. Cosa ha detto il signor Smith? Ha detto: Alice, sei di nuovo in ritardo. Questo non è accettabile. Mi sono sentita molto in imbarazzo. Sapevo di essere stata in ritardo in passato, ma questa volta era davvero colpa mia. Ho detto al signor Smith che la mia sveglia non ha suonato, ma lui ha risposto che avrei dovuto svegliarmi in tempo, a prescindere da tutto. Capisco. È importante essere puntuali, specialmente per la scuola. Cosa è successo dopo? Il signor Smith mi ha fatto stare davanti alla classe e spiegare perché ero in ritardo. Ho detto che mi dispiaceva e ho promesso di essere più attenta in futuro. Gli altri studenti mi guardavano e alcuni sorridevano, ma io mi sentivo molto imbarazzata. Deve essere stato difficile. Hai ricevuto una punizione. Sì, l'ho ricevuta. Il signor Smith mi ha dato compiti extra come punizione. Ha detto che essere in ritardo è come sprecare tempo e dobbiamo rispettare il nostro tempo e quello degli altri. Capisco. I compiti extra sono difficili, ma possono aiutarti a imparare. Come ti sei sentita al riguardo? All'inizio ero molto arrabbiata. Non volevo fare lavoro extra. Ma poi ho capito che era colpa mia e dovevo imparare da questo. Ho finito i compiti extra e ho cercato di essere puntuale ogni giorno da allora. È una buona lezione. Quindi, cosa hai imparato da questo guaio? Ho imparato che devo impostare correttamente la mia sveglia e controllarla prima di andare a dormire. Ho anche capito che essere in ritardo può far aspettare gli altri e causare problemi in classe. Ora mi sveglio sempre presto e pianifico la mia mattina. Ho persino tempo per una piccola colazione. È fantastico, Alice. Sono contento che tu abbia imparato qualcosa di positivo da questo guaio. Ora ti racconterò la mia storia. È successa l'estate scorsa. Sì, Tom, raccontami la tua storia.
Un giorno stavo giocando a calcio con i miei amici al parco. Ci stavamo divertendo molto e correvamo in giro. Ho calciato la palla molto forte e questa è volata dritta verso casa del mio vicino. Sembra emozionante. Ma cosa è successo dopo? Ho visto la palla volare e all'improvviso ho sentito un forte crash. La palla ha rotto la finestra del mio vicino. Ero così spaventato. Non volevo rompere nulla. Oh no, questo è un guaio serio. Cosa hai fatto? All'inizio sono scappato con i miei amici perché avevo molta paura. Ma poi mi sono sentito in colpa. Sapevo che dovevo affrontare il problema. Sono tornato a casa del vicino e ho bussato alla porta. È stato coraggioso da parte tua, Tom. Cosa ha detto il tuo vicino? Il mio vicino, il signor Johnson, non era felice. Ha detto: Tom, hai rotto la mia finestra. Questo è molto costoso da riparare. Mi sono scusato e gli ho detto che era un incidente. Ho offerto di aiutare a pagare per la riparazione, ma il signor Johnson ha detto che ero troppo giovane per pagare. Voleva solo che fossi più attento in futuro. Sono contenta che il signor Johnson non fosse molto arrabbiato. Come ti sei sentito dopo? Mi sono sentito molto dispiaciuto per quello che avevo fatto. Ho imparato che gli incidenti possono succedere, ma devo essere responsabile per le mie azioni. Ho promesso di giocare a calcio in un posto sicuro la prossima volta. Anche questa è una buona lezione. Quindi, cosa hai imparato da questo guaio? Ho imparato che quando fai un errore è importante chiedere scusa e cercare di rimediare. Ho anche imparato a essere più attento quando gioco vicino a casa degli altri. Sì, essere responsabili è molto importante. Penso che entrambe le nostre storie dimostrino che i guai possono insegnarci qualcosa. Concordo, Alice. Anche se siamo finiti nei guai, abbiamo imparato lezioni preziose. Ora imposto la mia sveglia ogni notte per svegliarmi in tempo e scelgo anche posti sicuri in cui giocare. Entrambi cerchiamo di migliorare dopo i nostri errori. Sì, è vero. Sento che parlare dei nostri guai ci rende più forti e più attenti. Impariamo dal nostro passato e cerchiamo di non ripetere gli stessi errori. Esattamente. Sono fiero di noi per aver affrontato i nostri problemi e aver imparato da essi. Non è facile, ma ci aiuta a crescere. Tom, grazie per aver condiviso la tua storia con me. Mi è piaciuto ascoltarti e ho imparato molto. Grazie, Alice. Anche io ho apprezzato la tua storia. È bello parlare delle nostre esperienze e aiutarci a vicenda. Forse la prossima volta possiamo raccontare altre storie della nostra infanzia o altre esperienze divertenti. Sì, mi piacerebbe molto. Le storie sono un ottimo modo per esercitarsi con l'italiano e per conoscere la vita. Sono felice che possiamo condividere i nostri guai e le nostre lezioni. Questo rende la nostra amicizia più forte. Concordo, Tom. Parlare dei nostri errori non è sempre facile, ma è molto importante. Ci aiuta a diventare persone migliori. Alice, vuoi dirmi di più su cosa è successo dopo il tuo guaio con la sveglia? Certo, Tom. Dopo quel giorno sono diventata molto attenta con la mia sveglia. La controllo ogni notte prima di dormire. Ho persino comprato una nuova sveglia che fa un suono forte. Ora mi sveglio in tempo ogni giorno. È fantastico. Hai ancora compiti extra a volte. No, non davvero. Il signor Smith mi ha dato compiti extra quel giorno come punizione, ma ha anche detto che ero migliorata. Ho cominciato a fare tutto il mio lavoro in tempo e i miei voti sono migliorati. Ho imparato che quando pianifichi la tua giornata, puoi fare tutto senza fretta. Sono felice di sentirlo.
Pianificare è molto importante. Ti aiuta ad avere tempo per la lezione, per divertirti e per riposarti. Sì, e ora ho anche tempo per una piccola colazione. Mi sento più energica quando mangio prima di andare a scuola. Ho imparato che una buona routine mattutina fa una grande differenza. Quando mi sveglio presto, ho tempo per lavarmi i denti, fare la doccia e persino leggere un po'. Suona molto bene. Anche io cerco di avere una buona routine. Controllo i miei compiti, poi gioco un po' e infine leggo un libro prima di andare a letto. Una routine ci aiuta a essere calmi e organizzati. Tom, puoi dirmi di più su cosa fai ora quando giochi a calcio? Certo, Alice. Dopo l'incidente con la finestra, ho deciso di giocare a calcio in un altro parco. Il nuovo parco è lontano dalle case ed è molto sicuro. Gioco con i miei amici in un grande campo. È una buona idea. È importante scegliere posti sicuri in cui giocare. Calci ancora la palla molto forte? Sì, ma ora sono più attento. Guardo intorno prima di calciare la palla. Dico anche ai miei amici di fare attenzione. Giochiamo e ci divertiamo, ma rispettiamo anche l'area. Sono felice che tu abbia imparato questo. Giocare in sicurezza è molto importante. Ti aiuta a goderti il gioco senza problemi. Sì, e a volte ci alleniamo a passare la palla invece di calciarla forte. Rende il gioco divertente e sicuro. Sembra una buona pratica. Mi piace vedere che hai cambiato le tue abitudini dopo il guaio. Penso che le nostre esperienze ci rendano più responsabili. Concordo, Alice. Ogni volta che affrontiamo un problema abbiamo la possibilità di imparare e crescere. Sento di essere più attento ora in molte cose, non solo nel calcio. Anch'io. Sono più organizzata e pianifico meglio la mia giornata. Controllo i miei compiti, la mia sveglia e persino il mio tempo libero. Quando pianifichi, hai meno stress e più divertimento. Esattamente. Trascorro anche del tempo ogni settimana per pianificare le mie attività. Scrivo un piccolo programma e cerco di seguirlo. In questo modo ho tempo per studiare, giocare e rilassarmi. È un'abitudine molto buona. Voglio iniziare a farlo anch'io. Forse possiamo aiutarci a vicenda con i nostri piani. Sì, possiamo condividere i nostri programmi e ricordarci di rimanere in carreggiata. Penso che lavorare insieme renda più facile migliorare. Concordo, Tom. Gli amici si aiutano a vicenda a essere migliori. A proposito, visiti ancora il signor Johnson dopo l'incidente della finestra? A volte lo faccio. Vado a casa sua per salutarlo. Lo aiuto anche con piccoli lavori, come annaffiare le piante. Mi fa sentire bene essere amichevole dopo l'incidente. È molto gentile da parte tua. Dimostra che sei responsabile e gentile. Ho imparato che quando fai un errore è importante chiedere scusa e cercare di rimediare. Sono sicura che il signor Johnson apprezza il tuo aiuto. Sì, lo fa. Mi ha detto che è felice che sia venuto a scusarmi e che ora sono attento. La nostra amicizia è migliorata perché abbiamo parlato del problema. Anche io mi sento così riguardo al mio insegnante, il signor Smith. Dopo aver fatto i compiti extra, ha detto che ero migliorata. Mi ha persino lodato davanti alla classe. Mi sono sentita molto orgogliosa. È meraviglioso. La lode di un insegnante ti fa venire voglia di lavorare sodo. Dimostra che hai imparato dal tuo errore e che stai crescendo. Sì, e cerco di aiutare anche i miei compagni di classe. Quando qualcuno è in ritardo o commette un errore, racconto la mia storia.
Spiego che tutti commettiamo errori e che va bene imparare da essi. È una buona idea. Condividere storie aiuta tutti a capire che i guai fanno parte della vita. Ci rende più forti e più attenti. Tom, vuoi raccontarmi un'altra storia su un altro tipo di guaio? Certo, Alice, ho una piccola storia su quando ho dimenticato i compiti. Un giorno ero così impegnato a giocare ai videogiochi che ho dimenticato di fare i compiti di matematica. Quando sono andato a scuola, l'insegnante ha chiesto i compiti e io non avevo nulla da mostrare. Oh no, questo è un altro tipo di guaio. Cosa è successo poi? L'insegnante non era molto felice. Ha detto: Tom, devi essere responsabile per il tuo lavoro. Mi sono sentito molto in colpa. Ho promesso di fare i compiti ogni giorno da quel momento in poi. Ho imparato che giocare è divertente, ma il lavoro scolastico è importante anche. È una buona lezione. Si tratta di equilibrio. Puoi giocare e divertirti, ma devi anche fare il tuo lavoro. Sì, bilanciare lavoro e gioco è molto importante. Ora imposto un timer quando gioco. Mi assicuro di finire i compiti prima di divertirmi. È un'idea intelligente. Voglio provare anche io. Forse possiamo condividere i nostri tempi di studio e di gioco in modo da rimanere entrambi in carreggiata. Mi piacerebbe molto. Possiamo pianificare la nostra giornata insieme e aiutarci a vicenda a non dimenticare il nostro lavoro. Tom, mi è piaciuta molto la nostra conversazione oggi. Abbiamo parlato dei nostri guai e abbiamo imparato così tanto. Concordo, Alice. Condividere le nostre storie ci avvicina e ci aiuta a capire meglio la vita. Sento che ogni volta che parliamo imparo qualcosa di nuovo. È divertente esercitarsi con l'italiano e raccontare storie. Sì, mi piace esercitarmi con te. Usiamo parole semplici e frasi chiare, e questo rende l'apprendimento facile e piacevole. Non vedo l'ora delle nostre conversazioni. Non sono solo utili per il mio italiano, ma anche per la mia crescita personale. Anch'io, Tom. Sono felice che possiamo condividere le nostre esperienze e aiutarci a vicenda. Forse la prossima volta possiamo parlare di un ricordo felice o di una storia divertente. È una grande idea, Alice. Ho molte storie divertenti della mia infanzia. Mi piacerebbe condividerle con te. Non vedo l'ora. Grazie per oggi, Tom. Ho imparato molto sull'essere responsabile e sull'importanza di pianificare. Grazie a te, Alice. Ho apprezzato la tua storia sulla sveglia e i compiti extra. Abbiamo entrambi imparato che i guai possono insegnarci lezioni preziose. Sì, e sono contenta che possiamo parlare dei nostri errori senza sentirci in imbarazzo. Fa parte della crescita. Esattamente. Ogni errore è un'opportunità per imparare e migliorare. Sono fiero di noi per aver affrontato i nostri guai e cambiato le nostre abitudini. Anch'io, Tom. Ricordiamo sempre che va bene commettere errori, purché impariamo da essi. Cercherò sempre di essere attento e di pianificare la mia giornata. E continuerò a giocare a calcio in posti sicuri. Entrambi promettiamo di migliorare ogni giorno. Sì, lo facciamo. Grazie per una conversazione meravigliosa, Tom. Sono felice di avere un amico come te. Grazie, Alice. Sono felice di essere tuo amico. Ci vediamo la prossima volta per ulteriori esercizi e altre storie. Ciao. Ciao. Ciao, come stai? Ho detto ciao ai miei amici. Ciao è un saluto informale. Guai. Guai. Il guai è molto serio. Non voglio avere guai.
Spero che non ci siano guai oggi. Condividere. Condividere. È importante condividere le idee. Possiamo condividere la nostra esperienza. Vorrei condividere un momento speciale con te. Storie. Storie. La mia amica racconta una storia interessante. Le storie possono insegnarci molte cose. I bambini amano ascoltare storie prima di dormire. Divertente. Divertente. Il film è molto divertente. I giochi sono sempre divertenti con amici. Mi piace leggere libri divertente. Errore. Errore. Ho fatto un errore. L'errore è stato corretto. Non preoccuparti per l'errore. Esperienza. Esperienza. Ho avuto un'ottima esperienza al museo. L'esperienza di viaggio è stata indimenticabile. Voglio condividere la mia esperienza con te. Arrabbiato. Arrabbiato. Lui è molto arrabbiato. Non essere arrabbiato con me. La situazione lo ha reso arrabbiato. Imbarazzo. Imbarazzo. L'imbarazzo è una sensazione comune. Durante la presentazione ho provato imbarazzo. L'imbarazzo può farci ridere in certe situazioni. Punizione. Punizione. La punizione è stata severa. Non voglio ricevere una punizione. La punizione aiuta a correggere i comportamenti. Responsabile. Responsabile. Il manager è molto responsabile. Essere responsabile è importante nel lavoro. Ogni persona deve essere responsabile delle proprie azioni. Attento. Attento. Devi essere attento quando attraversi la strada. L'insegnante è molto attento ai dettagli. È importante essere attento durante le lezioni. Migliorare. Migliorare. Voglio migliorare le mie abilità. È importante migliorare ogni giorno. Possiamo lavorare insieme per migliorare. Routine. Routine. La mia routine è molto semplice. Ogni mattina seguo la stessa routine. La routine mi aiuta a rimanere organizzato. Equilibrio. Equilibrio. L'equilibrio è importante per la salute. Ho trovato un buon equilibrio tra lavoro e vita. Il ballerino mostra un perfetto equilibrio. Timer. Timer. Imposto un timer per la pasta. Il timer suona quando il tempo è scaduto. Puoi usare un timer per la meditazione. Intelligente. Intelligente. Lei è molto intelligente. Il suo approccio è davvero intelligente. Un animale intelligente può imparare velocemente. Pianificare. Pianificare. Devi pianificare il tuo viaggio con attenzione. È importante pianificare le tue attività quotidiane. Possiamo pianificare una riunione per discutere il progetto. Opportunità. Opportunità. L'opportunità è importante per crescere. Ho avuto un'opportunità unica di viaggiare. Dobbiamo cogliere l'opportunità quando si presenta.
Amicizia. Amicizia. L'amicizia è importante nella vita. La nostra amicizia è cresciuta nel tempo. Cerchiamo di mantenere l'amicizia forte. Cosa ha imparato Alice dopo essere arrivata in ritardo a scuola? Cosa ha promesso Tom dopo aver rotto la finestra del vicino? Cosa ha imparato Alice dal suo guaio con la sveglia? Quale lezione ha imparato Tom dopo aver rotto la finestra del vicino? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.